insieme. Io sto aspettando questa pausa pranzo da più o meno le 9 di questa mattina in realtà, e quindi non vedevo l'ora. E mi scuso già in anticipo perché probabilmente sentirete il mio vicino che sta passando il toserba. Dovete sapere che alcune persone nella vita purtroppo non sanno come ingannare il tempo, e capita anche questo e dobbiamo tenercele così come sono, non possiamo purtroppo sbarazzarcene, quindi cerchiamo di ignorare il tutto e rilassarci insieme. Allora, vedendo questa cosa qua, voi direte: ma che mangiamo oggi? Vomito di gatto? Non è vomito di gatto, in realtà è una cosa molto buona, ovvero è pane di segale con la senape, che è praticamente una delle mie salse preferite, forse l'unica che uso. E sopra ho messo un hamburger vegetale. Ora, questi hamburger vegetali tendono ad essere spesso abbastanza morbidi come consistenza se non vengono fritti, strafritti praticamente, e dato che a me l'idea di strafriggere non piace, ce lo teniamo un po' più così morbidino, e l'importante tanto è il sapore, e vi garantisco che è delizioso comunque. Inoltre qua abbiamo questi, amo essere la linea dell'Eurospin, la conoscerete sicuramente, e sono dei peperoncini messi sott'olio, ma vi spiegherò strada facendo perché abbiamo loro. Intanto iniziamo a dare un morso. Perfetto. No, grazie a me, ovviamente. Perfetto a chi l'ha fatto. Allora, dicevamo peperoncino perché ogni tanto, per qualche motivo, io non sono un amante del piccante, proprio per niente, zero, assoluto. Per qualche arcano motivo ogni tanto mi viene questa voglia di massacrarmi la bocca con il piccante. Sappiamo la motivazione? No, però oggi è uno di quei giorni e quindi ne mettiamo direttamente un pochino qua sopra. Probabilmente mi vedrete soffrire, ma sappiate che è una sofferenza che io stessa ho cercato. Wow, diciamo che si fa sentire bene. Ora, se lo facessi assaggiare a un calabrese mi riderebbe in faccia probabilmente.
dispiace, non farò esclusivamente video in cui mangio con le mani, ma oggi è uno di quei giorni. Ancora una volta, questa è una cosa che mi hanno insegnato in India e è molto più gustoso mangiare il cibo senza le posate. Non so spiegarlo, sembra quasi che cambi il sapore del cibo. È assurdo, ma è così. Ovviamente adesso non immaginate che io mi metta a mangiare i piattoni di pasta con le mani, così sbrodolando sugo dappertutto. Ovviamente no, lo faccio solo con cibi come questi, con i quali posso permettermi, tra virgolette, di farlo. Un panino, una piadina. Wow. Se avete notato, anche le labbra sono diventate più rosse da quando ho iniziato. E voi adesso direte, perché non bevi dell'acqua? Perché quando mangiate piccante la cosa peggiore che possiate fare è bere dell'acqua. Amplifica il bruciore a 1000. Bisognerebbe bere del latte, ma non mi sembra il caso. Voi avete qualche cibo di questo tipo? Voglio dire, non che vi faccia soffrire le pene dell'inferno, ma che mangiate non tanto per il gusto in sé, ma per il fatto che porta un ricordo, vi piace riprovare quella sensazione, quindi lo rimangiate. Ad esempio, è stato a parole mie, è stato scientificamente provato che moltissime persone da adulte continuano a mangiare minestrina, pastine in brodo, ovvero tutti quei piccoli cibi che mangiavano da piccoli, che di solito si danno ai bambini, ad esempio quando stanno male, e li utilizzano come una sorta di comfort food, proprio perché portano questo tipo di ricordo qui. Qualcuno ho visto che mangia anche gli omogenizzati e forse lì
ragazzi, questo pasto è stato soddisfacente, ma molto molto difficile da portare a termine. Probabilmente ogni tanto vedrete qualche taglio, perché non mi va di farvi vedere quando prendo l'altro fazzoletto e mi soffio il naso, cioè non mi sembra una cosa molto carina. La prossima volta non succederà. Spero che comunque questo non vi impedisca di